Ciao ragazzi e benvenuti nella nuova location estiva di Miniatures of Death. Più che estiva è di quarantena. Oggi vediamo insieme come dipingere Megan, il secondo eroe da Zombicide Green Horde. L'obiettivo di questi video però è quello di vedere insieme nuove tecniche, nuovi spunti su come migliorarci, non è quello di farti vedere semplicemente come ho dipinto questa miniatura. Quindi ti consiglio di vederlo fino alla fine. E adesso sigla! Megan è uno degli eroi di Zombicide Green Horde che più mi piace. La miniatura infatti ha una posa particolarmente energica, i capelli al vento e i vestiti lunghi le donano movimento e dinamicità. Ma vediamo subito come dipingere questa miniatura di Zombicide Green Horde. Come sempre, la miniatura va pulita dagli eccessi di stampa. Per farlo ho utilizzato il solito bisturi. In questa fase fai particolare attenzione, ti assicuro che il taglierino non fa male. La sicurezza prima di tutto, anche negli hobby. Mai sottovalutare gli strumenti che hai in mano. Come per tutte le miniature che dipingeremo in questa serie di video, ho dato un primer nero della Vallejo tramite aerografo. Magari con i prossimi video iniziamo a parlare anche di Zenithal Highlight, ma questa è un'altra storia. Prima di iniziare a dipingere facciamo una riflessione, osserva la miniatura e prova ad immaginare da dove proviene la luce. Fai anche delle prove con una lampada e fotografa la miniatura prima di dipingerla. Ti aiuterà a comprendere come si comporta la luce sulle curve della miniatura che stai per dipingere e a capire come usare il colore. Studiare la tua miniatura dal punto di vista della luce ti aiuta a comprenderne le forme, i materiali e come si comporta la luce su di essa. Un modo anche per andare oltre il classico sistema colore base, shader, highlight. Analizzata la luce sulla miniatura, ho iniziato a colorare le parti relative all'incarnato, in questo caso gambe, braccia e volto. Ho usato un mix di diversi colori carne per raggiungere una tonalità chiara che volevo per Megan.
Sono passato quindi al vestito, dove ho usato un mix di Vallejo 70959 e Conrad di Citadel per ottenere un viola che si adattasse a quello dell'illustrazione sulla carta da gioco del personaggio. Nel dare questo colore, come ho fatto per Rolf, ho evitato di stenderlo in maniera uniforme, cercando di sfruttare il primer nero per accentuare le ombre all'interno delle pieghe del vestito. Ho diluito il colore in modo che ogni pennellata fosse sottile, lasciando intravedere il nero. In questo modo, dando più mani, il colore si esalta nelle aree dove voglio che sia più luminoso. Per la camicetta ho usato il solito viola della Vallejo schiarito con Celestra Grey di Citadel. L'intento è sempre quello di creare colori base che si avvicinano il più possibile a quelli dell'illustrazione ufficiale di Megan. Anche in questo caso, per accentuare le ombre, ho lasciato la parte sotto al braccio in nero. Mi piace molto questa miniatura, anche per via dei molti dettagli che la caratterizzano, come i foulard al braccio e alla gamba, che ho colorato con una base di Celestra Grey. Ti starei chiedendo: e perché non usare direttamente il bianco? Perché il bianco su fondo nero rende malissimo. Il colore, come già detto in precedenza, va costruito. Il bianco arriverà più tardi, si parte prima da basi scure per poi andare a schiarire. Il risultato saranno foulard bianchi ma con le ombre grigie che gli daranno profondità. Quando pitturi può capitare di dimenticare dei dettagli. Qui ad esempio mi sono accorto di un pezzo di pelle tra il foulard e lo stivale. Ho ripreso quindi il color carne e ho corretto la situazione. Il discorso della lumeggiatura vale anche per i capelli. Non puoi pensare: beh, vabbè, ma i capelli sono già neri con il primer, li lascio così. No, non funziona. Devi dare delle tonalità alle parti più esposte alla luce in modo da esaltare il movimento dei capelli. Per farlo ho usato un grigio scuro con una punta di blu, colore che ho poi usato anche per la borsa e gli stivali.
arrivato il momento di dedicarsi alle parti in cuoio e legno, dei materiali per i quali ormai uso quasi sempre gli stessi colori, Morphan Brown e Under Dark Sun, il primo come base, il secondo come lumeggiatura. Ora che il colore sulla pelle è sicuramente asciutto, ho dato un tocco di highlight andando a schiarire il colore usato come base con un color pelle che raramente uso da solo, perché lo trovo troppo chiaro. In questo caso però era perfetto per Megan. Sto parlando del Vallejo 70815 Basic Skin Tone. In questa fase è importante non caricare il pennello con molto colore, anzi ne va usato poco e diluito, dando molte mani. Il colore così asciuga velocemente e posso andare a dare un'ulteriore mano dopo poco tempo. Con gli shader questa volta ci sono andato leggero, diluendo i colori al 50% con un medium della Vallejo. In questo modo ho ottenuto uno shader più sottile, che ho potuto gestire meglio una volta sulla miniatura. Ho iniziato con Reikland Flash Shade per l'incarnato, concentrando il colore dove le braccia e le gambe si incontrano con i vestiti. Per il vestito ho usato del Durgi Violet, andando anche in questo caso a concentrare il colore nelle pieghe e nelle parti più in ombra.
Per i metalli, non sono un amante del non metallic metal, sarà per incapacità ma lo trovo un virtuosismo di stile, preferisco il classico true metallic metal. Per questo, per le lame, ho usato del semplice Army Painter Shining Silver. Con una punta di oro ho colorato il dettaglio centrale della spada. Ho poi colorato gli occhi e la bocca, ma nel farlo ho sbagliato, cosa che mi ha costretto a riprendere un po' il rosa della pelle per coprire l'errore. Ho infine concluso la miniatura colorando alcuni dettagli come le bottiglie della borsa. Ho però fatto un po' di casino, tentando di dipingere dei riflessi bianchi del vetro. Il pennello era troppo carico di colore e ho macchiato tutto di bianco. Ho così ripassato i colori del bottiglio per sistemare. Per gli occhi ho prima dato un fondo nero, poi uno bianco lasciando un bordo nero, infine una punta di nero e il fiato sospeso per le pupille a pennello sottile. E anche questo video è giunto alla conclusione. Se ti è piaciuto, come sempre ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, mettere mi piace al video e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Il prossimo video sarà su Berin, il nano, e ci vediamo tra qualche tempo.